Nonostante il suo aspetto robusto, Bartolomeo era afflitto da una malattia debilitante, la tubercolosi, che minacciava la sua vita. Giunto al luogo noto come Fontane, così chiamato perché vi erano delle fontanelle, Bartolomeo si trovò davanti a una biforcazione della valle dove c'era una piccola edicola dedicata alla Madonna con Gesù in braccio che attirò la sua attenzione. Stanco e provato dalla malattia, si fermò con il suo gregge in quel luogo tranquillo. La vista delle fontanelle gli offrì un momento di sollievo, ma la sua condizione peggiorò improvvisamente con delle fuoriuscite di sangue. Sentendosi smarrito e solitario in quel luogo deserto, lontano dalle abitazioni più vicine, Bartolomeo si appoggiò al suo bastone e alzò gli occhi supplichevoli verso la cappella della Madonna. In un istante di meraviglia e conforto, notò una figura luminosa accanto alla cappella, una nobile signora che sorrideva calorosamente a lui. La visione si avvicinò, bagnò la mano nella fontanella e poi delicatamente toccò la fronte del pastore, dicendo con voce rassicurante: Caro figlio, sei guarito. Durante il miracolo, altre persone si unirono al pastore mentre casualmente si recavano lì per dissetarsi. Tra di loro c'erano il curato di San Andrea, Don Duci di Bareggio, e due altri individui, uno dei quali si dice fosse un avvocato accompagnato dal suo servitore. La notizia di questo evento straordinario e delle grazie che seguirono venne tramandata oralmente, fino a quando il parroco di Colere, Don Giovanni Magri, ne scrisse una memoria nel 1736, che fu poi consegnata alla curia diocesana, dove è ancora conservata oggi. L'entusiasmo dei devoti e la generosità dei fedeli che facevano offerte suggerirono presto l'idea di costruire un santuario nel luogo dell'apparizione. Nel 1912, nonostante numerosi sacrifici, furono completate anche tutte le decorazioni interne. Tuttavia, il 1 dicembre 1923, una tragedia colpì il santuario. La forza distruttiva della massa d'acqua fuori controllo, scaturita dalla rottura improvvisa della diga del Gleno, cancellò letteralmente il santuario e lo trascinò via. Questo disastroso evento riversò circa 3 milioni di metri cubi d'acqua lungo la valle, seminando morte e distruzione lungo il suo percorso devastante, e arrivando infine a colpire anche i centri abitati più grandi della Valle Camonica.